Ellis e oggi parliamo. Allora, l'avevo detto che l'avrei fatto, l'ho fatto. Ho guardato il dramma taiwanese da cui è stato tratto, a cui si è ispirato il dramma coreano A Time Call You, di cui ho fatto la recensione qualche settimana fa. L'ho guardato perché, pur essendomi piaciuto A Time Call You, mi erano rimasti un paio di dubbi su certe spiegazioni che probabilmente non ho capito io, ma che sicuramente anche nel dramma non erano così palesi. E siccome appunto avevo letto che A Time Call You era un remake, è un remake di un dramma taiwanese chiamato One Day or Someday o Someday or One Day. Allora mi sono andata a vedere la fonte originale per poi metterli a confronto. Non parlerò della trama perché già ne parlai in quel video, quindi ripescatevi quello e poi tornate qua. Diciamo che dopo aver visto anche quello taiwanese, molte cose sono risultate più chiare. Andiamo per ordine. Allora, i capisaldi della storia ci sono tutti, nel senso che la versione coreana è veramente un remake molto fedele per quanto riguarda i punti salienti delle vicende narrate. E facciamo una panoramica prima sul dramma taiwanese. 2019, 21 episodi della durata di 45-50 minuti ciascuno. Dramma coreano 2023, 12 episodi della durata circa di un'oretta. Ehm, Se devo fare un confronto di quelli proprio brutale, tipo tirare una riga e dire quale dei due hai preferito, premesso che quando si guarda una rivisitazione, un remake di qualcosa che ci era piaciuto più o meno, ma ci era piaciuto più in questo caso, difficilmente il remake ci piacerà tantissimo o ci piacerà pochissimo, ok? Perché ci sono cose che sicuramente vengono apprezzate. E se non vengono apprezzate perché preferiamo la versione originale, ci sarà poi comunque quella scena, quello scambio, quella circostanza, quella battuta che lasciano il segno. Quindi, dicevo, se dovessi tirare una riga per fare la somma tra le due versioni e dire quale mi è piaciuta, credo che la versione taiwanese in merito alla presentazione generale della storia, alla psicologia dei personaggi e alla rappresentazione delle ragioni che muovono le azioni di questi personaggi abbia fatto un lavoro più completo. Però, come vi dicevo prima, ha avuto anche più tempo a disposizione. La versione coreana, pur rimanendo molto fedele, ha dovuto anche fare i conti con un tempo di girato inferiore. Certo, a volte per spiegare alcune cose non è che ci vogliano ore e ore o panegirici nei dialoghi, basta la battuta, l'inquadratura, la scena veramente minima che danno il là allo spettatore per aprirsi a una certa interpretazione che chiarisce alcuni dubbi. Ecco, forse da questo punto di vista il dramma coreano ogni tanto si è perso, ogni tanto però poco, perché io comunque confermo la mia opinione positiva. La mia decisione a monte di andare a vedere il dramma originale, a parte il fatto di aver letto opinioni che ne lodavano proprio l'impianto, l'originalità, eccetera, eccetera, era anche cercare di capire uno snodo di trama secondo me abbastanza importante, ovvero trattasi di fantasy con viaggio nel tempo e uno sfondo di mistero. A un certo punto il personaggio maschile che dovrebbe essere morto,
fa anche lui un viaggio nel tempo e c'è una circostanza in cui il personaggio che poi muore più avanti e la versione originale di lui nella sua linea della vita originale, ecco, si incontrano nello stesso momento in corpi diversi ed era una cosa che a me aveva spiazzato tantissimo perché non riuscivo a capire come fosse possibile, viste le premesse rappresentate dall'esperienza della protagonista. Nel dramma taiwanese questa cosa secondo me è spiegata bene. Secondo me è gestito meglio anche l'antagonista, che non è lo stesso, ma non è lo stesso diciamo della versione coreana, ma nella versione taiwanese è più radicato, ovvero la sua presenza non salta fuori a metà degli episodi, ma è una presenza di sottofondo costante che man mano poi si svolgono le varie indagini, vengono alla luce le informazioni, viene facilmente individuato perché non è uno diciamo che salta fuori dal cappello a cilindro come il coniglio viene fatto apparire dal mago durante un numero di magia, ok? Nella versione coreana l'antagonista c'è, passa molto più in sordina nei primi episodi e poi quando viene si va a individuare la sua responsabilità, non dico che salta fuori dal nulla, però la sua responsabilità secondo me non è così, non ha una motivazione così di impatto, mentre nella versione taiwanese questa cosa è costruita gradualmente molto meglio. Ripeto, i capisaldi della trama, i punti salienti della trama, delle relazioni, dei vari anche dibattimenti psicologici interni ai personaggi vengono rispettati. Di nuovo, torno a dire, la versione taiwanese ha un tempo di girato superiore rispetto a quella coreana e quindi è un po' anche logico che certe cose magari vengano pennellate meglio e alla fine il risultato quindi sia più vivido e le emozioni arrivino in maniera più completa, ecco. In generale devo dire che io le ho apprezzate entrambe come versioni. Se dobbiamo ribaltare un po' l'opinione e vedere che cosa ha fatto meglio la versione coreana rispetto a quella taiwanese, sono due cose che mi sono saltate all'occhio durante la visione. La prima è, a un certo punto dicevo, il protagonista fa un salto nel tempo e occupa il corpo di un ragazzo che muore in un incidente. Nella versione coreana questo ragazzo era innamorato del suo migliore amico e c'è questa spiegazione tacita tra i due che poi appunto muoiono in un incidente d'auto. Nella versione taiwanese le circostanze del personaggio di cui appunto il protagonista prende il corpo sono un po' diverse perché lui è innamorato di un suo compagno di scuola che però lo pesta come un canotto perché non accetta i sentimenti e in più lo rende in un certo senso anche, anzi non in un certo senso, lo rende effettivamente anche bersaglio dei bulli per appunto il suo orientamento sessuale. In seguito a questo attacco, questo personaggio tenta il suicidio e probabilmente diciamo la sua anima muore in mare. E in questo momento arriva l'anima del protagonista che da un'altra parte è in coma e che quindi ecco prende il suo corpo e porta avanti la vita parallela incontrando poi la protagonista nella sua versione presente, ok? Ecco, ho trovato la storia del dramma coreano, questa micro storia del dramma coreano
molto più carina, nel senso che almeno questa povera anima ha quei 3 minuti di felicità prima della tragedia, che se vogliamo rendono la tragedia stessa in un certo senso più poetica, mentre la versione taiwanese è probabilmente sempre molto più realistica, però anche un po' purtroppo cinica, ecco. Prima cosa, quindi ecco, ho apprezzato questa cosa, la storia, il background del personaggio che poi scompare subito, che presta il corpo, che presta il corpo al protagonista nella sua vita parallela, l'ho trovato più soddisfacente da vedere. Inoltre, la fine del dramma coreano, secondo me, rappresenta meglio il nuovo inizio, perché a un certo punto, quando viene risolto tutto il problema di questo viaggio nel tempo e di personaggi paralleli che vengono abitati dalle varie anime in cerca di una spiegazione a misteri del passato, eh, tutto si resetta in un certo senso e i due protagonisti hanno finalmente modo di ritrovarsi da zero nella realtà, diciamo, aggiustata. Nel dramma taiwanese viene reso molto più chiaro il discorso del loop temporale in cui i personaggi sono in un certo senso incastrati. Una volta che il problema che genera questo loop viene risolto, viene fatta intendere in maniera molto sottointesa l'idea che poi i due personaggi si rincontreranno. Però non viene mostrato in maniera vera e propria, cioè proprio con una scena dedicata, il loro incontro che farà poi da incipit a questa nuova vita. E sì, c'è una scena in cui loro due sono in motorino e c'è questo momento di voice over, quindi di voce che parla sopra le scene, che rappresenta un dialogo fra i due protagonisti, e questo dialogo sembra avvenire nel futuro, quando loro due poi si sono già rincontrati e già innamorati. Però c'è un po' di gap con quello che si vede sullo schermo, perché nello schermo lui, che è qualche anno più vecchio della protagonista, la incontra quando lei è una bambina, e quindi c'è questo parallelismo tra il loro primo incontro, quando loro due non sanno ancora chi è l'altro o l'altra, o chi sarà l'altra persona per il proprio futuro, con appunto questo dialogo che invece è come se facesse un fast forward. E non so, io l'ho trovato meno di impatto rispetto alla scena di chiusura del K-drama, che per quanto appunto, essendo un abbozzo di incipit di una nuova vita, di un nuovo incontro, di un nuovo inizio, con tutto quello che comporta l'incertezza del futuro, ma che comunque, diciamo, incanala l'idea verso una certa destinazione, che è già stata poi anche anticipata da tutte le vicende del passato, da questo loop, dal legame emotivo e sentimentale che trascende il tempo dei due protagonisti. L'ho trovata, ecco, questa scena qua, per quanto incerta, per quanto solo un inizio abbozzato, per quanto pieno di chissà che cosa succederà, molto più impattante emotivamente, ecco. Se dovessi scegliere, allora, se una persona mi dice no, io ne voglio vedere solo uno, sicuramente consiglierei la versione taiwanese, perché, ripeto, la completezza della storia trova ovviamente sponda anche, lo ripeto per la terza volta, nel numero maggiore di episodi, e quindi nel tempo maggiore a disposizione da parte del regista per spiegare la storia stessa. Però io di mio mi sento anche di aggiungere
a lato, di non sottovalutare del tutto, di non accantonare del tutto l'idea di vedere anche la versione coreana, che comunque rappresenta secondo me un remake fatto bene e che raccoglie comunque l'essenza stessa, quella più intrinseca della storia, quindi perché no? Io sono contenta di averle viste tutte e due, sono contenta di aver trovato le risposte ai miei interrogativi nella versione taiwanese. Mentre la vedevo e mentre appunto scoprivo le risposte alle mie domande, si è fatto strada nel mio cervello anche l'ipotesi che probabilmente io qualche spiegazione me la sia persa per strada quando vedevo il dramma coreano. Però ben venga perché comunque sono due prodotti secondo me fatti molto bene. A livello interpretativo devo dire che il terzetto di protagonisti è molto centrato. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuta molto questa idea dell'innamoramento, dell'essenza, della personalità della persona e non dell'aspetto fisico, perché a un certo punto i due ragazzi, protagonista e second male lead, si innamorano della stessa persona, che fisicamente è la stessa persona, ma loro due si innamorano delle due personalità diverse, quindi il protagonista della personalità del futuro e l'altro, e l'amico, il second male lead, della personalità, diciamo, del passato, quella originale del corpo, in cui poi la protagonista del 2009 si va a incarnarsi, ecco. Mi è piaciuto molto perché questa cosa è molto chiara e è fatta vedere molto bene anche dalle azioni dei due protagonisti, che si rendono conto di essere innamorati davvero di due persone diverse che per circostanze ovviamente molto particolari si trovano a condividere lo stesso corpo, ecco. Questa cosa mi è piaciuta molto, ma era una cosa che comunque era già chiara, era già presente anche nel dramma coreano, quindi non è stata una sorpresa, viene rinforzata, però viene espressa in maniera molto più insindacabile nella versione taiwanese, sempre per maggiore disponibilità di tempo. Io vi ripeto, per completezza la versione taiwanese vince, ma non denigro per nulla, anzi, la versione coreana, che torno a dire è un prodotto di tutto rispetto, che rispetta appunto l'essenza e in un certo senso il messaggio del prodotto originale, e lo fa appunto molto bene. Quindi io vi consiglio di vederveli tutti e due e dico wow su questa cosa. Bene, direi che mi posso fermare anche per oggi, vi auguro buona giornata e alla prossima, ciao!